Oggi parleremo di una serie di bonus. Guarda il video fino alla fine per conoscere tutti i bonus. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace al video. Arriva il bonus da 250 euro dall'INPS. Come averlo? Domanda. Condizioni e tempi su conto corrente. Il governo ha previsto una serie di misure per aiutare le famiglie in difficoltà. Una di queste è il bonus 250 euro. Ecco di cosa si tratta. Il governo Meloni sta lavorando alla nuova legge di bilancio nella quale andrà inserito il cosiddetto pacchetto famiglia che contiene alcune misure destinate appunto alle famiglie con figli. Le misure saranno erogate tramite bonus, una modalità che negli ultimi anni ha aiutato molti italiani ad affrontare la precaria situazione economica, almeno per un po'. In realtà, alcune misure del pacchetto famiglia non sono ancora attivate, anzi, non si ha nemmeno la certezza che saranno approvate. Tuttavia, ci sono già informazioni in merito. Bonus INPS da 250 euro. Ecco chi potrà ottenerlo e a che condizioni. Quando si parla del bonus da 250 euro si intende il bonus Gioventù Under 25, chiamato anche assegno di gioventù. Si tratta di un contributo che sarà erogato ogni mese, per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 7 e i 25 anni. Non tutte le famiglie potranno ottenerlo perché è destinato a quelle che hanno un reddito fino a 90.000 euro annui. Oltre al reddito familiare, altro requisito è che il figlio dovrà continuare a studiare. Ciò significa che per ottenere un bonus il figlio dovrà essere iscritto a scuola o all'università. Infatti, la misura ha l'obiettivo di sostenere l'istruzione dei giovani. Inoltre, è compatibile con le detrazioni fiscali per le spese scolastiche. Come detto in precedenza, ancora non si conoscono le modalità per richiederlo, ma si pensa che se approvato sarà erogato dall'INPS con le stesse modalità dell'assegno unico e universale e degli altri incentivi simili. A proporre la misura è stato il deputato di Fratelli d'Italia Tommaso Foti presentando la proposta di legge numero 1019 depositata alla Camera il 17 marzo 2023. All'interno della proposta è presente anche un'altra misura collegata al bonus 250 euro. Si tratta del reddito d'infanzia, una misura che ha lo scopo di contrastare la denatalità. Anche in questo caso, la misura non è ancora attivata e né approvata. Però, nel caso lo fosse si può già dire che il reddito d'infanzia, o assegno d'infanzia, è destinato alle famiglie con figli a carico fino a 6 anni e con un reddito fino a 9.000 euro. L'assegno mensile avrà un importo di 400 euro per ciascuno figlio a carico. Sono previste maggiorazioni in caso di figli con disabilità, articolo 3 della legge 104 del 1992, e famiglie con un solo genitore. Infine, il reddito d'infanzia è cumulabile con l'assegno unico che, ricordiamo, essendo universale è erogato a tutte le famiglie con figli fino ai 21 anni. 1.400 euro sul conto corrente di questi italiani. Controlla subito di essere tra i fortunati. È in arrivo un nuovo incentivo, direttamente sul conto corrente, per un numero ristretto di connazionali. Ma di cosa si tratta? Oggi non è per tutti, ma un domani non lo si sa. Stiamo parlando di una nuova agevolazione economica che consiste in un bonifico direttamente sul conto del richiedente. Niente credito d'imposta o altre agevolazioni fiscali, dunque. Solamente soldi veri, e per giunta accreditati direttamente sul proprio domicilio bancario. Il contributo è variabile, ma la somma massima che si può ricevere è pari a 1.400 euro. Per molte persone si tratta di una mensilità lavorativa ed anche di più. Si tratta infatti di una riedizione rivista e corretta del già noto bonus biciclette, con il quale abbiamo avuto a che fare sotto il governo Conte in epoca pandemica. Ma, come anticipato, se all'epoca ciò consisteva di un credito d'imposta, oggi in realtà si tratta di denaro vero e proprio, disponibile direttamente sul proprio conto corrente. Come funziona il nuovo bonus biciclette? L'incentivo è al momento limitato ad una sola regione italiana, l'Emilia-Romagna. Ma non è detto che esso non si faccia strada anche altrove. Il contributo viene riconosciuto a parziale rimborso di un acquisto di un mezzo sostenibile, bicicletta o cargo bike, entrambe a pedalata assistita. Il rimborso non potrà superare il 50% del costo del mezzo acquistato,
fino a 500 euro per una e-bike semplice, e fino a 1000 euro per una cargo bike. Diverso è il caso in cui si dimostra anche di aver rottamato una vecchia auto. In tal caso viene coperto fino al 70% del costo del mezzo nuovo e le somme erogate raggiungono i 700 euro per le e-bike e i 1400 euro per le cargo. Biciclette e cargo bike a pedalata assistita. Se però il richiedente l'incentivo risiede in uno dei comuni emiliano-romagnoli colpiti dall'alluvione del luglio scorso, le somme rimborsate risulteranno maggiorate di ulteriori 200 euro. Saranno considerati validi gli acquisti effettuati a partire dal 7 agosto scorso, mentre l'eventuale rottamazione dell'auto per usufruire di un incentivo maggiore non deve essere antecedente al 1 gennaio 2023. La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal portale della Regione Emilia-Romagna, a partire dallo scorso 20 settembre. Fulminato il bonus trasporti da 60 euro con il click day del 1 ottobre, a partire da novembre arriva quello da 80 e senza richiederlo. Domenica 1 ottobre, gli italiani che non erano in giro per musei la prima domenica del mese si entra gratuitamente erano fissi davanti al computer per il click day dedicato al bonus trasporti, 60 euro per acquistare un abbonamento al trasporto pubblico locale. Pochi titolati a far domanda erano i soggetti con un reddito al 31 dicembre 2022 non superiore ai 20.000 euro. La somma stanziata dal governo si è esaurita molto velocemente e, a beneficiarne, sono stati soltanto poco più di 213.000 utenti. Per un bonus trasporti che si esaurisce, però, un altro ne arriva e, questa volta, senza neppure darsi la pena di presentare l'istanza. A partire dal prossimo 1 novembre, infatti, è in arrivo un altro contributo, destinato ad una platea molto più ampia e, soprattutto, con un importo maggiorato. Si tratta, infatti, di 80 euro tondi tondi. Bonus benzina e trasporti, 2 in 1, dal 1 novembre. L'idea del governo è quella di agganciare il nuovo contributo al bonus benzina, previsto nel decreto Energia 131 del 29 settembre 2023, effettivamente in vigore solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo contributo, nato per alleviare i dolori al portafogli provocato dal caro carburante, in verità può essere tranquillamente convertito per acquistare l'abbonamento al trasporto pubblico locale e viceversa. Entrambi, poi, potranno essere impiegati anche per riempire il carrello della spesa. Come ottenerlo? Basta aspettare, fare domanda non è necessario. Chi avrà diritto a questi 80 euro, da spendere in carburante o in abbonamenti su treni, metropolitane e bus, sono i medesimi soggetti che hanno ricevuto la card dedicata a te, 1.300.000 famiglie, con un ISEE non superiore ai 15.000 euro e che non abbiano goduto di altre forme di sostegno. Per la carta spesa, la lista dei beneficiari è stata predisposta in automatico dall'INPS, che si è avvalsa della rete dei comuni italiani per mettere a punto il processo di distribuzione. Lo stesso avverrà con il bonus trasporti, che sarà accreditato sulla stessa carta acquisti, fino alla concorrenza della somma stanziata per il contributo, pari a 100 milioni di euro, portando un beneficio che si aggira sui 76 euro per ciascun soggetto che ne abbia diritto. Per sbloccare il bonus, però, bisognerà attendere che i singoli ministeri coinvolti approvino il regolamento per normare i termini di utilizzo di questo contributo ed ecco perché sarà necessario attendere il mese di novembre. Carta spesa 382 euro credito esaurito, spetta nuova ricarica? Una parte dei possessori della carta spesa riceverà una nuova ricarica dopo il mese di ottobre 2023. Verrà data la priorità a chi ha già terminato tutti i 382,50 euro caricati sopra o varranno altri criteri. Grazie a un monitoraggio che Poste Italiane effettuerà questo mese, le eventuali risorse avanzate dalle carte non attivate verranno ridistribuite tra i già possessori della carta spesa. A chi verrà data la precedenza? Aver già consumato interamente la cifra servirà per avere la priorità sulle altre famiglie? Vediamo. La carta ha un valore pari a 382,50 euro da spendere nell'acquisto di beni di prima necessità scontati del 15%. Per non perdere il beneficio, la prima spesa andava effettuata entro il 15 settembre scorso. Chi entro tale data non ha comprato nulla con la carta è incappato nella decadenza del beneficio.
È proprio con la ridistribuzione delle risorse risparmiate dalla mancata attivazione di alcune carte che una parte delle famiglie potrà godere di una seconda ricarica. Nel dettaglio, quali famiglie? Carta spesa €382. Quando spetta la seconda ricarica? Per sapere quali famiglie riceveranno una seconda ricarica della carta dedicata a te occorre consultare l'articolo 8 del decreto del 18 aprile 2023, il provvedimento istitutivo della carta spesa dedicata a te. Al comma 2 si legge: gli importi residui risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane ai sensi del comma 1 sono ricaricati sulle carte dei componenti dei nuclei familiari che abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti secondo i criteri di priorità e con le modalità di cui all'art. 4. Per la ridistribuzione delle risorse varranno dunque gli stessi criteri adottati per l'assegnazione della carta. Ossia, in ordine di priorità decrescente. Nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso. Nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso. Nuclei familiari composti da non meno di 3 componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso. La priorità dunque non verrà data a coloro che hanno già speso tutti i €382,50, a meno che non rientrino nelle famiglie sopra elencate. Per quanto riguarda l'importo, per conoscere il valore di questa seconda ricarica bisognerà attendere la conclusione del monitoraggio di Poste Italiane. Bonus €100 ex Renzi, pagamenti ottobre anticipati, la data. Bonus ex Renzi, INPS ha dato il via ai pagamenti di ottobre. Rispetto al mese scorso, questa volta l'istituto previdenziale è molto puntuale. A pochi giorni dall'avvio delle disposizioni di pagamento della NASPI, infatti, già si sa qual è la prima data utile a riscuotere il trattamento integrativo di ottobre. Bonus ex Renzi ottobre 2023, la data INPS. I pagamenti del bonus ex Renzi di settembre si sono fatti attendere. Prima del 26 settembre, infatti, in molti percettori non avevano ancora riscosso il contributo. Il bonus spetta ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato, quindi anche ai titolari di NASPI e disoccupazione agricola. La condizione per riceverlo è avere un reddito annuo fino a €15.000. I titolari di NASPI e disoccupazione agricola lo ricevono da INPS. Per i primi, l'accredito è mensile e segue quello dell'indennità di disoccupazione. Qualche ora fa, sull'app INPS dei percettori è apparsa la prima data di pagamento del bonus ex Renzi. La data da cerchiare sul calendario per avere il trattamento integrativo di ottobre su NASPI è venerdì 13. L'importo, come si nota anche nella foto, si aggira sui €100 mensili. È più alto invece per i titolari di disoccupazione agricola perché questi lo ricevono in un'unica soluzione, quindi il pagamento copre più di un mese. Non è detto che tutti i titolari di NASPI ricevano l'accredito del bonus ex Renzi nello stesso giorno, altre date potrebbero comparire nei prossimi giorni. Non sarebbe la prima volta, infatti, che INPS paga il trattamento integrativo in più tornate. Pertanto, l'invito è quello di controllare il fascicolo previdenziale per essere sempre aggiornato sulle mosse dell'INPS.